È l'11 settembre del 2012, vi trovate a Bengasi e vi chiamate Chris Paronto e da lì a poche ore l'inferno si scatenerà intorno a voi. Alla data dell'11 settembre 2012 Bengasi era considerata la città più pericolosa al mondo. 13 ore di combattimento puro, 13 ore di inferno intorno a voi. Anniversario dell'11 del famosissimo 11 settembre, l'attacco terroristico, e un gruppo di islamisti o di islamici, come volete chiamarli, decise di attaccare il consolato americano a Bengasi. Mentre tutte le altre nazioni avevano ritirato i loro corpi diplomatici, gli Stati Uniti d'America avevano ancora un corpo diplomatico, appunto con un ambasciatore che si era recato al consolato di Bengasi. Lì vicino, a circa 1 chilometro o 1 miglio di distanza, 1 chilometro e mezzo, c'era una sede CIA ben protetta. Visto libico, funzionario. Accosti per un controllo. Mi dispiace, signore, non posso. Accosti per un controllo! Sei disposto a morire per il tuo paese? Io sono pronto a farlo qui ora. Nonostante tutto, gli americani appunto mantennero un consolato e una base CIA operativa a Bengasi, una base cosiddetta ospite. Ospite perché era lì col consenso del paese ospitante, o almeno da una parte del paese ospitante, visto poi come sono andate le cose. Oltre a Chris Paronto, ex Ranger, fa parte della squadra di difesa del punto osservazione della CIA l'ultimo arrivato Jack Silva, ex addestratore dei Navy SEALs, che è stato voluto lì proprio dal capo della squadra di protezione, dal capo dei contractor, perché sono contractor tutti ex militari, quelli che fanno parte della squadra, da Tyrone Ron Woods, capo ed ex istruttore appunto dei Navy SEALs, nonché ex collega appunto di Jack Silva. Fanno parte della squadra anche alcuni Marines come Mark Hotchgeist, uno delle colonne portanti della difesa di quella sventurata notte. Ragazzi, vi presento Jack Silva. Jack? Addestrava i Navy SEAL a Coronado, sa come funziona. Benvenuto al Club Med. Una parte degli avvenimenti che sono successi quella notte sono anche a causa un po' dell'ostilità del comandante CIA in campo, dal nome ovviamente modificato sia nel libro che racconta i fatti sia nel film 13 ore di cui stiamo parlando. Nei giorni precedenti la squadra di Ron, di cui faceva parte anche, abbiamo detto, Chris, tanto Paronto, si era recata presso il consolato e avevano contestato alla squadra di difesa, composta poi da 2 elementi dell'ambasciatore, che era indifendibile, che sarebbe stata una bella trappola. Mai parole furono più veritiere. L'ambasciatore si trova in un luogo sicuro, voi non dovete intervenire per primi, voi siete l'ultima risorsa. La frase per indicare la situazione era molto più colorita di questa, lo stesso Paronto la pronuncia in maniera piuttosto focosa, però dà proprio il segno di quale era la situazione in quel momento per il consolato e quindi come sarebbe stato a grave rischio l'ambasciatore, il quale però sottovalutò la situazione. Sono le ore 22 dell'11 settembre 2012 ed ecco scattare l'allarme dal consolato. Chiamate di aiuto arrivano alla vicina base CIA, ma ciò nonostante il capo CIA, il capo del campo CIA, ritiene non opportuno che i 7 uomini della squadra di difesa intervengano per aiutare i 3 difensori del consolato. Americano in pericolo. L'ambasciatore si trova in un luogo sicuro, voi non dovete intervenire per primi, voi siete l'ultima risorsa. Vi ordino di aspettare.
Nessuno di voi è obbligato. Ma siamo l'unica speranza per loro. Chris Paronto nel racconto, e come vediamo anche nel film, descrive l'impotenza, la rabbia di non poter intervenire ad aiutare altri cittadini statunitensi. Però dopo poco arriva una chiamata: se non intervenite moriremo tutti. A questo punto Tyrone Ron Woods, il capo della squadra di difesa del complesso CIA, decide di intervenire, parte con la sua squadra e fa il 1,5 chilometri per arrivare al consolato. Il consolato era stato attaccato da un gruppo islamico particolare con 150 dei suoi componenti, quindi 150 islamici attaccarono il consolato, forniti di armi pesanti tipo lanciarazzi e di macchine corazzate. Ciò nonostante, il consolato era comunque, se non difeso bene, però era protetto da grate, da griglie, da blindature, per cui decisero di dare fuoco all'intero complesso. Bengasi è sotto attacco. Serve assistenza immediata. Ci siamo, stiamo entrando! Quando la squadra di Ron arrivò al consolato, non poter far altro che riscontrare la morte di uno dei difensori, portare in salvo gli altri 2, ma non riuscire a trovare in mezzo al fumo, in mezzo al fuoco, l'ambasciatore Christopher Stevens, il quale ambasciatore verrà ritrovato dai libici il giorno dopo, portato in ospedale, ma ormai non c'era più niente da fare. Quindi al capo squadra Tyrone, nonché a Jack Silva e a Chris Paronto e a Mark Oz e il resto della squadra non poterono far altro che rientrare alla sede CIA. Era palese, era ovvio che il prossimo obiettivo sarebbero stati loro, perché il consolato non aveva dato soddisfazione al gruppo dei 150 e anche alle loro retrovie, perché poi si dimostrò che furono molto di più gli assalitori che attaccarono successivamente il complesso CIA. Oz, è un assorbente interno. Nel frattempo negli Stati Uniti, come al solito, si stava decidendo come comportarsi, cosa fare. I militari non partivano, le forze dalla Sicilia, dall'Italia non venivano lasciate partire. Un drone controllava la situazione e dava i dati reali, ma anche il drone stesso non poteva intervenire con bombe o altre armi. Presto sarebbe stato questione di poche ore o di pochi minuti e anche il complesso CIA sarebbe stato conquistato e sarebbe stato devastato dagli islamici. Fortuna ha voluto che i difensori del complesso erano tutti ex reparti speciali, Navy Seals, Ranger, Delta Force, quindi tutta una serie di persone altamente addestrate e altamente preparate, tra cui appunto il comandante Tyrone. Il comandante Tyrone li dispose in difesa e li dispose in buona posizione. Infatti, pur scappando la piccola squadra di libici che era pagata per aiutare nella sicurezza, in 8 riuscirono a difendersi per 13 ore dagli attacchi dei musulmani. No, che vuoi fare? No, non farlo, cazzo! L'ambasciatore Christopher Stevens purtroppo non ce la fece, come abbiamo detto, e il suo corpo venne consegnato il giorno dopo all'aeroporto. Però solo la bravura degli 8 difensori permise a tutti gli agenti e consulenti CIA nel campo di rimanere vivi e di poter rientrare a casa. Il comandante Tyrone Ron Woods non ce la fece, proprio in ultima un colpo di martaio lo mise KO e passò purtroppo oltre. Il resto del gruppo invece se la cavò e quando arrivarono i rinforzi, accompagnati dalle Delta Force, poterono rientrare fino all'aeroporto, dove però, beffa delle beffe, rientrarono tutti i civili CIA, mentre il loro gruppo dovette attendere un aereo successivo. Autobus! È pieno di artiglieria pesante! L'autobus!
di là di come la si pensi, 13 ore è l'esempio di come un piccolo gruppo di soldati ben addestrati, ben armati, ben attrezzati, perché in questo caso la visione notturna, quindi il visore notturno, fu un vantaggio non da poco, può sostenere e respingere un attacco di forze preponderanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale che arriviamo ai 10.000, continuate a seguirmi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.